Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dei pesci. Può essere un periodo di pausa, un periodo riflessivo. Diciamo che quando c'è l'appeso c'è la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link per il seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Bene. Andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Ok, partiamo da un 2 di coppe e dalla carta degli amanti. Abbiamo un 7 di bastoni, fante di pentacoli, 4 di bastoni, abbiamo un 5 di spade, il mondo e la temperanza. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, cerchiamo di capire un po' qual è l'energia del mese e potrebbero quindi esserci come dei messaggi sciolti tra di loro, slegati, e dopodiché andiamo a vedere i vari settori, l'amore, il lavoro, il denaro e via dicendo. Allora, partiamo da questo 2 di coppe, che è una carta che può parlare di una relazione già in essere, di qualche accordo, di qualche incontro anche, unione. Allora abbiamo un 5 di coppe e un imperatore. Andiamo a vedere anche gli amanti. Sei di spade. Devo dire che la partenza è buona, ragazzi. Anche l'imperatore mi fa pensare a qualche cosa di stabile, qualcosa di concreto. Ok, 6 di spade e fante di bastoni per la carta degli amanti. È come se questo accordo, quest'unione avesse un potenziale di espansione. Comunque la carta degli amanti è una carta che parla di armonia e qui abbiamo una carta che parla di stabilità con l'imperatore. Andiamo a vedere un attimo il 7 di bastoni. Ruota della fortuna. E 5 di pentacoli. Siccome anche qui avete il 5 di coppe e qui avete un 5 di pentacoli, io credo che l'appeso in questo caso sia qua per farvi cambiare idea su un qualche tipo di carenza che pensate di avere, di star vivendo. Perché? Perché essendoci anche un 6 di spade, credo che molto faccia riferimento al vostro modo di vedere la cosa, non perché in realtà ci sia una carenza. Adesso andiamo a vedere il fante di pentacoli. Amanti di nuovo. E asso di spade. Una cosa importante per questa armonia, per questa relazione, per quest'unione, che ragazzi, anche se c'è il 2 di coppe, può anche fare riferimento a una questione lavorativa e non necessariamente deve essere una questione romantica.
ed è come se aveste bisogno di armonizzare il modo in cui comunicate. Andate per tentativi, mi viene da dire. Se il modo A non va bene perché magari è troppo diretto, provate con il modo B che è un po' meno diretto. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Re di spade e l'una. Voglio vedere anche questa, era un 9 di spade. Potrebbe esserci qualche sogno legato a una casa, legato a un ruolo, legato magari proprio a questo compromesso. È come se ho l'idea che qualcuno stia aspettando che l'esterno, l'altra parte, la controparte, si faccia avanti, però in realtà è solo un vostro modo di vedere le cose. Ecco perché avete la carta dell'appeso. Io credo che qui si debba proprio cambiare il modo di vedere le cose, il modo di vedere la propria situazione, il modo di viversi. Andiamo a vedere il 5 di spade. 7 di coppe è una carta di illusioni, il 7 di coppe, e vicino a un 5 di spade mi ribadisce che c'è qualche cosa a livello di come vedete voi le cose che inquina il mese di giugno. Io credo, ragazzi, che abbiate l'asticella un po' troppo alta e quindi il fatto di non riuscire magari a raggiungere quello che voi vi siete prefissati vi faccia credere di essere in una situazione di carenza. In realtà le cose sono ben equilibrate, c'è anche un asso, c'è una ruota della fortuna, quindi è come se ci fosse effettivamente un cambio in qualche modo, no? Adesso andiamo a vedere il mondo. Sacerdotessa e 8 di spade, che carte contrastanti. Datemi una carta per la sacerdotessa. Tre di bastoni, 4 di spade e regina di pentacoli. È come se pensaste. C'è qualche tema anche legato al denaro, vi dico, è come se pensaste di non farcela da soli, di non essere bravi, non lo so, ipotesi, a gestire il denaro, a produrre denaro. Andiamo a vedere la temperanza, perché comunque la temperanza è una carta di guarigione. Quindi sento che questo appeso vi invita a guardare le cose da un'altra prospettiva, proprio perché Sole e Mago, proprio perché le cose non vanno così male, anzi c'è la stabilità, avete questi 2 4, c'è una bellissima ruota della fortuna, ci sono il mago e il sole, la temperanza. Io credo che il mese di giugno sarà un buon mese per riuscire a vedere le cose da un'altra prospettiva e a rendervi conto di quanto effettivamente di concreto è già nelle vostre mani e in questo modo riuscirete a guardare al futuro e a fare anche azioni di tipo deciso per riportare quell'equilibrio che voi state pensando manchi. Io non sento che manchi, è più il vostro modo di vedere le cose. Andiamo settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Il lavoro promette bene, ragazzi, devo dire che vi sento ligi al dovere. Nessuna nuova, se vogliamo, vuol dire buona nuova, questo in generale. Ora, se siete senza lavoro, devo dire che qualche cosa potrebbe iniziare. Non credo che sia già un qualche cosa a tempo indeterminato, piuttosto che per qualcuno si tratta di un lavoretto così. Però intanto diciamo che l'importante è iniziare a muovere l'energia. E se siete
dipendenti, devo dire che per qualcuno ci potrebbe essere un nuovo ruolo, un nuovo accordo che vi porta, se vogliamo, più in alto di qualcun altro. Il vedere le cose da un altro punto di vista qui ehm, è per dirvi che è ora di iniziare a vedere le cose nel lungo periodo. mm? Abbiamo la sacerdotessa. E tutto sommato, ma tutto sommato, ragazzi, devo dire che va abbastanza bene. Ci potrebbe essere come questo nuovo inizio, qualcuno potrebbe non volersi trasferire, però se fa parte degli accordi che avete preso, insomma, tocca farlo. Se siete autonomi, allora io sento che è come se questo appeso vi desse un respiro, vi desse la possibilità di vedere che ci sono altre opportunità da cogliere. Non state male, nel senso che nella vostra azienda le cose vanno avanti bene o male in modo anche abbastanza equilibrato. Io credo che abbiate come dei progetti che volete concretizzare, potrebbero essere di nuovi prodotti, di nuovi servizi. Sento che un po' il mese sarà focalizzato sul come inserisco questa cosa nuova nell'attività che già sto portando avanti. Se parliamo di soldi, ragazzi, fate attenzione. E sento come se vi faceste distrarre a livello monetario da cose che vi passano nel quotidiano, cioè vedete un video su YouTube, ipotesi, quello mi potrebbe servire per il mio lavoro, per la casa, per me, lo compro. Vedo anche quell'altro, mi potrebbe, non mi serve, mi potrebbe servire, lo compro. E quindi sento come una sorta di dispersione di denaro per le piccole cose. Se voi riuscite, prima di seguire l'impulso di comprare, fermarvi un attimo e chiedervi: ne ho veramente bisogno? È una spesa che posso rimandare? Ecco, forse le cose andranno un pochettino meglio, però sento che potrebbero esserci come dei soldi spesi per delle distrazioni, se vogliamo, mettiamola così, per delle cose che pensate potrebbero servirvi in un futuro e invece poi non si sa. E nel caso, ragazzi, abbiate degli investimenti finanziari in atto, mm, le cose non andranno proprio così bene come ve le state aspettando. Io non ve lo dico per tirarvi giù il morale, io ve lo dico perché possiate prepararvi psicologicamente e quindi non rimanere troppo delusi nel caso dovesse succedere. Vi ricordo che queste sono solo letture di energia, però ecco, questo, quello che vi dico, vi dovrebbe servire per tutelarvi, per aiutarvi a prevenire un'eventuale situazione di questo genere, ok? Per quello che riguarda l'amore, allora sento che, insomma, voglio dire, con tutte queste bellissime carte, l'amore è la parte un po' più protetta, se vogliamo, del mese. Sento che c'è armonia, sento che c'è entusiasmo, sento che c'è voglia di andare avanti. Per qualcuno si tratta di comunicare qualche cosa di nuovo. Siccome avete questo 5 di coppia e questo 5 di pentacoli, si può trattare di un ok, comunico il mio bisogno di. Ehm, E per qualcuno si tratta di mi manca questo, non lo so, per esempio un hobby, un obiettivo comune a livello di coppia e lo si comunica per iniziare questo nuovo progetto di coppia insieme. Ok, c'è comunque un mago e una temperanza, è come se si facesse un'azione per riportare l'equilibrio. Che ripeto, non è che non ci sia l'equilibrio, ma apparentemente voi non vi sentite pieni, completi, in equilibrio, in armonia, magari con voi stessi piuttosto che col mondo esterno. Per chi è single, ragazzi, io sento che effettivamente potrebbe entrare una bella relazione passionale, potrebbe essere
Un personaggio di un certo rilievo. Credo che per qualcuno potrebbe anche avere figli. Un maschio, non so perché mi dicono così. Fatemi sapere poi se vi risuona. Però ho come la sensazione che sia una conoscenza che effettivamente possa veramente svilupparsi in qualcosa di molto bello. Per le persone che sono in una relazione, anche qui sento che siete in una bella relazione che vi dà tanto. Giugno potrebbe anche essere un buon mese per ritrovare l'entusiasmo, per fare cose pazze, per giocare, per divertirsi, per riscoprire un pochettino il bambino interiore che c'è in ognuno di voi e portare verve e entusiasmo alla coppia. L'unico neo, come vi dicevo prima, è sempre questo è un pensiero che avete, o meglio, con il 5 di Pentacoli e il 5 di Coppe è un modus pensa, è un, come che si dice, una forma mentis, cioè è come se voi vi sentiste carenti in qualcosa e o pensate che la relazione non vada bene o pensate di non essere all'altezza, ma è solo una vostra proiezione. Se voi parlate con l'altra persona vi dice che sta bene, che siete in equilibrio. Quindi è come se fosse una vostra proiezione, ecco perché ce l'ha appeso. Guardate le cose da un'altra prospettiva, provatevi anche a mettere nei panni dell'altro. Per le persone che sono in una relazione più o meno, potrebbe anche essere clandestina, anche qui ragazzi le cose andranno bene. Cioè, secondo me c'è una sorta di cambio di scena, se vogliamo, e vi dico che il mese finisce con qualche tipo di azione, qualche tipo di movimento. Può anche essere una rivelazione per qualcuno, perché abbiamo anche un asso di spade, che insomma guarirà il cuore, alleggerirà il cuore. Se parliamo di famiglia, inteso come persone che sono vicino a voi, dunque, ci potrebbero essere come dei soldi che arrivano dall'esterno, però ho come l'idea che se arrivano potrebbero anche uscire. Ora, ci sono queste spese di cui vi parlavo prima, fatte un po' per impulso, che potrebbero portarvi fuori budget questo mese, quindi fate attenzione alle spese posticipabili, insomma, ai capricci, mi viene da dire. E potrebbero anche esserci delle discussioni in ambito familiare, ragazzi, potrebbero non appoggiarvi come voi vorreste. Parte della carenza che voi sentite con questo 5 di coppe e 5 di pentacoli potrebbe proprio arrivare da quello, dal fatto che manca come un sostegno in famiglia e quindi tendenzialmente lo si ricerca nel partner, però in realtà la relazione col partner va a gonfie vele. Sento che è più una carenza di infanzia probabilmente per qualcuno. Normalmente la nostra coppia, il nostro o la nostra partner è colui o colei che ci fa da specchio per quello che riguarda quello che dobbiamo guarire. Qui avete la temperanza. Secondo me giugno è un buon mese per, tra virgolette, sfruttare la controparte proprio per rendersi conto di quello che c'è che non va per poterlo guarire. Ragazzi, se parliamo di salute psicoemotiva, vi dico, una volta che guarite questo 8 di spade, il 5 di coppe e il 5 di pentacoli, questo avete un 6 di spade. 6 di spade è la carta legata alle credenze limitanti, a quello che uno ha imparato durante l'infanzia, può essere anche sulla coppia, perché effettivamente è qui per spiegare la carta degli amanti, e rimodellarlo, primo secondo i tempi correnti, secondo secondo la vostra reale realtà. Ho fatto due giochi di parole, ma mi avete capito. Ok, va bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. E
come se ci fosse un'insicurezza da parte vostra nel farcela da soli, perché non vi sentite completi e quindi cercate supporto nella famiglia che sì, c'è e non c'è, ma soprattutto nel partner, nella controparte. Può essere anche un amico, un'amica, un fratello, cioè come se stesse cercando una validazione, come si dice in italiano? Una, sì, un riconoscimento da parte dell'esterno. E invece siete voi che dovete iniziare a vedervi, a vedere le cose da un'altra prospettiva. Qui abbiamo carta numero 2 e parla di fortuna, di protezione, di doti. Qui avete anche la ruota della fortuna, ragazzi. Sento che arriverà una botta di fortuna, insomma. Andiamo a vedere, guardate, qui vi fa anche vedere nella figura un cluster di cristalli di quarzi. Può essere utile in questo periodo magari usare dei quarzi per ricaricare e ripulire un pochettino il vostro sistema energetico. Se non sapete che quarzo utilizzare, usate il più comune che è il quarzo ialino, il quarzo di rocca, quello trasparente. Bene, ancora un oracolo, ce n'è ancora 2 in realtà. Ok? Allora, conta con te, conta su te stesso. E questa carta dice: analizza il tema della dipendenza. Dipendi dagli altri perché facciano quello che dovresti fare tu stesso? La guarigione è uno sforzo solitario. Anche se abbiamo bisogno di un appoggio durante il processo, alla fine il compito di riprenderti il potere personale corrisponde a te, a noi. L'obiettivo: identifica e modifica i metodi che utilizzi per scaricare sugli altri le tue responsabilità personali. Ultimo oracolo per gli amici dei pesci. Anime gemelle, ragazzi. Io sono sempre un po' reticente a parlare di anime gemelle perché c'è molta informazione spazzatura online su YouTube e quindi non vorrei che vi condizionaste troppo. Però se consideriamo che abbiamo 2 volte la carta degli amanti, il 2 di coppe, abbiamo un 4 di bastoni, la ruota della fortuna, fatemi vedere che altro. Sì, sono già abbastanza. Può essere che questa persona sia proprio la vostra anima gemella, solo che siete talmente presi dai vostri pensieri negativi, dalle credenze limitanti, mi viene anche da dire dalla rigidità mentale, visto questo re di spade, che non vi rendete conto che siete già nell'amore. C'è una frase in un oracolo dei Koan Zen che dice: immerso nell'acqua chiedi da bere. È come se doveste solo guardarvi intorno, guardate le cose da un'altra prospettiva. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro con le credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, chiaramente in un modo un po' più generico, perché non avendo la persona davanti non si può fare un lavoro a tu per tu, però comunque già un buono spunto, un buon punto di partenza per iniziare a cambiare il modo di pensare. Inoltre in quella sezione, ragazzi, tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, ci sono delle meditazioni importanti per sbloccare i grumi energetici. Comunque, se volete sapere e capire, insomma, i temi che vado io via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. I titoli si vedono e sono pubblici. Bene, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!